Ciao a tutti, benvenuti nella cucina del mio home restaurant. Oggi andrò a preparare un brasato al barolo con quenelle di patate all'olio. È un secondo piatto veramente molto buono, un po' lungo da preparare. Se non avete il barolo si può usare anche un vino rosso, l'importante è che sia molto buono. Bisognerà investire un po' perché sarà la base di cottura del nostro brasato e in più ci servirà come base per fare la salsa al barolo o al vino rosso. Si può usare un bel brunello, un amarone o quello che volete. Gli ingredienti: userò il cappello del prete, che è un ottimo trancio di bovino, in questo caso di Fassona piemontese. La caratteristica principale, oltre alla morbidezza e al gusto, è questa sottile linea di grasso che durante poi la cottura renderà il tutto molto morbido. Il pezzo bisogna rifilarlo, togliere tutta la parte grassa in eccesso. Poi servirà sedano, carota, cipolla, aglio, come gusti salvia, maggiorana e rosmarino. Il vino è essenziale, io userò il Barolo, bacche di ginepro, chiodi di garofano, del cacao amaro, della farina, la xantana e del miele, sale, pepe, olio extravergine d'oliva taggiasco, del burro chiarificato e delle patate. Inizio a preparare tutti i gusti per la marinatura. La cipolla, la carota li vado a tagliare a pezzi insieme al sedano. I chiodi di garofano li inserisco dentro la testa d'aglio perché così poi sono più facili da eliminare. Metto il cappello del prete all'interno di una bowl, aggiungo tutte le verdure che ho preparato, l'aglio, i chiodi di garofano, le carote, il sedano, la cipolla. Metto anche le bacche di ginepro, aggiungo tutti gli aromi, il rosmarino, la salvia, la maggiorana e vado a marinare il tutto con il Barolo. Facciamo attenzione a coprire bene tutta la carne, chiudo con una pellicola e vado a marinare il tutto per 12 ore in frigorifero. Una volta marinato, questo è il risultato. Vedrete che la carne avrà assorbito tutti i gusti. La andiamo a togliere dalla bowl, tolgo l'aglio e i chiodi di garofano, vado a eliminare anche il rosmarino e tutto il resto lo vado a mettere in un frullatore perché servirà da base per la cottura del nostro brasato. Il cappello del prete lo vado a infarinare, ci aggiungo anche il cacao per dargli un gusto ancora un po' più speziato. Andiamo a distribuire bene su tutti i lati sia la farina che il cacao. Una volta finito andiamo a sigillare il tutto, quindi una bella casseruola, il burro, e andiamo a cucinare il cappello del prete da tutti i lati. Questo servirà per non perdere poi tutti i liquidi che sono all'interno durante la cottura. Una volta sigillato bene il nostro pezzo di carne, andiamo ad aggiungere tutti i gusti che abbiamo frullato. Una volta insaporito il tutto, andiamo a coprire con il vino che era avanzato dalla marinatura, filtrato bene, aggiustiamo di sale, andiamo a chiudere e cucineremo il nostro brasato per almeno un paio d'ore. Possiamo preparare il contorno, le nostre patate all'olio. Una volta tagliate le patate le andiamo a bollire semplicemente nell'acqua, poi le andremo a passare, facciamo attenzione a togliere bene tutta l'acqua, aggiustiamo di sale e di pepe e le andremo a montare aggiungendo l'olio extravergine d'oliva taggiasco. Così andremo a formare delle quenelle morbide e cremose. Durante la cottura possiamo incominciare a preparare il nostro fondo. Andiamo a togliere un po' di liquido, lo filtriamo. Una volta passato e fatto raffreddare andremo a sgrassarlo. Come vedete basta lasciarlo riposare e tutti i grassi salendo sopra li possiamo andare a togliere semplicemente con un cucchiaio. Una volta tolto tutto il grasso in eccesso aggiungiamo un po' di miele, metto la xantana e vado a restringerlo e il nostro fondo è pronto. Una volta cotta la carne la andremo a tagliare a fette non tanto sottili, almeno a me piace così. Come vedete la venatura è rimasta bella gelatinosa, tutti i liquidi sono rimasti all'interno ed è per questo che il brasato sarà morbidissimo. Siamo pronti per impiattare. Aggiustiamo le 2 fette di carne, mettiamo le nostre quenelle di patate all'olio, andiamo a coprire col nostro fondo. Guardate come è rimasto bello cremoso e bello consistente e il nostro brasato al Barolo è pronto.
Bene, eccolo qua, un bellissimo e buonissimo brasato al Barolo con quenelle di patate all'olio. Come avete visto la procedura è un po' lunga, bisogna partire almeno un giorno prima per la marinatura, però seguendo tutti i passaggi vedrete che il risultato sarà bellissimo e soprattutto buonissimo e stupirà i vostri ospiti. Vi aspetto per i prossimi video, ciao da Andrea.